Salve, oggi vediamo un prodotto che non mi dispiace, quantomeno a livello estetico, l'Aqua Control Plus di X-Ray Pad. Veramente si presenta veramente bene. Il pad è questo, misura questa qui è 50 x 50, altezza 3 mm e è con bordi cuciti in maniera ottima, direi, un bel lavoro fatto di qualità, classico materiale anti-scivolo. Poi fortunatamente ho la scrivania lucida così liscia, in modo che facciano ben presa sulla superficie. Allora, quello che, vabbè, a livello estetico mi piace veramente tanto, è una superficie in tessuto rivestito in modo che la colorazione non si consumi, giustamente, e teoricamente, come dice il nome, Control Plus dovrebbe essere un mousepad che dà un controllo abbastanza alto, cosa che però sinceramente mi ha lasciato un po' deluso, perché per quanto riguarda, vabbè, scorrevolezza è abbastanza alta e credevo avesse più frizione come tipo di superficie, e mentre sul controllo pecca notevolmente perché non ha uno stop ben definito. Il mouse tende sempre a andare un pochino oltre, e anche sui micro movimenti non lo trovo così docile, così preciso. Tende ogni tanto a fare dei piccoli scattettini. Con il Bolt, che ha i piedini vergini, questi grigi 100%, che sono forse la migliore superficie per i piedini dei mouse. Questo perlomeno è una mia personale opinione. E sì, chiaramente, va bene, i micromovimenti si parla sempre di alto livello, però credevo sinceramente qualcosina in più in termini di controllo, che per quanto mi è dato da vedere mi sembra una superficie del pad molto veloce, molto scorrevole, ma controllo non così elevato come il nome indica. Vorrei vedere poi una superficie veloce, una speed, come si comporta. Questo solamente per dire che uno magari si aspetta di acquistare un prodotto che ha un controllo elevato, quando invece, insomma, tende un pochino a non averlo. Per il resto è un gran bel pad, insomma si parla sempre di un livello alto, sia di scorrevolezza che di precisione, meno sullo stop e meno sul controllo. Allora, parlando ora, io come punto di riferimento ormai ho le superfici in cordura che veramente mi soddisfano sotto ogni aspetto, perché uniscono, come abbiamo già visto in altri articoli, uniscono sia velocità, scorrevolezza, tracking al controllo. Questo è in questo caso è Enderfi DSPC Gear, che abbiamo già visto. Questo è un modello nuovo, non mi è appena arrivato, ma hanno mandato, anche se lo avevo, vabbè, dimensione è leggermente più piccolo, però ecco, quello che si nota immediatamente, non è facile, lo devo dire a voce perché diventa difficile poter trasferire video, la sensazione che si ha con la mano. Da subito la sensazione che si ha è che il mouse si fermi al momento in cui tu ti vuoi fermare, non che continui perdendo il controllo. Chiaramente superficie ancora più veloce,
e però rimane il fatto che tu hai sui micromovimenti è precisissimo, non ne perde uno, cosa che anche questo appunto deve essere studiato per i micromovimenti, ma insomma è decisamente peggiore, e anche sullo stop il sensore è immediato e non perdi in controllo pur avendo più velocità. Questo significa anche che, come spesso diciamo, o perlomeno come spesso sostengo io, quando dice ma un mouse, un pad non fa il player, no, però gli permette di giocare decisamente meglio e di esprimere al meglio quelle che sono le sue potenzialità e le sue skills. Chiaramente se, vabbè, poi ti abitui e giochi, poi magari passi a un altro e dici porca miseria, dove ho giocato finora? Oppure porca miseria, questo sì che è valido. Perché la sensazione che si ha è appunto quella di avere sì maggior velocità, ma anche maggior controllo, maggiore stop e miglior tracking anche sui micromovimenti, quando magari uno deve fare un colpo da cecchino, da sniper, ti permette di avere una precisione maggiore. Non fa il pro player, però ti aiuta a giocare meglio, quello di sicuro, migliora l'esperienza generale, oltre che avere, in questo caso qui si parla di una superficie che probabilmente tende a usurarsi contro, per esempio, una superficie che non ha usura e che puoi lavare tranquillamente lì sulla scrivania e riportarla, diciamo, a nuovo. Ora magari ci vorrà un po' di tempo, tenderà un pochino a usurarsi anche questo, ma insomma si parla di un'altra resistenza e di un tessuto col coating. Che c'entra? È un ottimo, si parla sempre di ottimi pad, però insomma io rimango fedele al Cordura. Comunque voglio dire, per chi magari non ha mire di essere un pro player, punta magari anche a un lato estetico, ecco, allora diventa veramente una bella scelta. Ora ce ne sono talmente tanti che loro offrono, questo è quello che mi piaceva, ho preso questo. È un buon pad, è un pad di alto livello, non lo cambia ancora però con i Cordura. Bene, presentato questo Aqua Control Plus di X-Ray Pad, spero di poterne visionare ancora e quindi vi ringrazio e vi saluto, alla prossima. Poi nell'articolo chiaramente troverete il link con il prezzo e il link al sito cinese. Grazie, alla prossima.